Con questa 12ª lezione entriamo nella terza macro sessione che riguarda l'organizzazione. È una sessione importante, molto ricca di esercitazioni che faremo insieme. Riprenderemo in particolare l'esercizio che abbiamo impostato nella prima lezione e questa sessione sarà importante perché dimostreremo come davvero, imparando a classificare, ad usare le matrici come abbiamo visto nella prima paio di lezioni, tutto questo diventa la base per costruire una strategia che funziona. In questa e nella prossima lezione vedremo come davvero tutto questo ci consente di arrivare a un piano operativo ogni giorno. Venendo dunque agli esercizi che ho preparato per te e partendo, come detto, dalle slide che ho preparato, vediamo perché è così importante l'organizzazione nella vendita. Beh, prima di tutto i clienti differiscono per importanza, come abbiamo detto più volte, e hanno quindi priorità diverse che devono essere organizzate per ciascuno. E questo significa che se affrontiamo tutta la parte organizzativa prima di essere davanti al cliente, una volta che arriviamo dal cliente abbiamo la mente sgombra e tutte le nostre capacità possono essere dedicate a lui per costruire sintonia, per captare i segnali deboli, per fare attenzione a come stiamo comunicando, interagendo con lui, rispondendo alle obiezioni. Capisci che se prima di arrivare dal cliente non hai svolto tutto il lavoro organizzativo e quindi quella parte è rimandata a quando sei lì insieme a lui e riuscire a pensare una cosa, a cosa dire, a cosa fare, a quanto tempo dedicare, da che cosa iniziare e contemporaneamente fare attenzione a come parla, come parli tu, quale è la risposta più idonea a una determinata obiezione, a una determinata osservazione. Cioè si sovraccarica il tuo conscio e inconscio di 1 miliardo di cose da fare che rende più difficile il compito che hai, no, in quell'istante, che è quello di portare il cliente con te e guidarlo alla soluzione che è davvero valore aggiunto per entrambi. Bene, l'altro aspetto interessante e importante è che su ciascun cliente ci sono molteplici obiettivi, no? Quindi fatturato e copertura, quindi il numero di clienti attivi, sono gli obiettivi principi della vendita, no? Però piano piano che avanzi anche con l'esperienza ti renderai conto che uno degli obiettivi poi più sfidanti, importanti e difficili diventa quello di riuscire a vendere più cose possibili a ciascun cliente, più articoli o servizi diversi e disparati e siccome ciascuno di questi articoli o ciascuno di questi servizi sarà maggiormente idoneo a qualche cliente e magari meno idoneo a qualcun altro, e ti rendi conto che riuscire a capire bene su ciascuno qual è la priorità numero 1, numero 2, numero 3, e insomma non è semplice, quindi o tutto questo viene un pochettino organizzato e incorporato all'interno di un piano sviluppato prima, oppure di nuovo ti trovi a doverlo eseguire quando sei davanti a lui, insomma. Il terzo aspetto importante è che esistono 2 piani dell'organizzazione, no? E cioè quello strategico, quindi di lungo corso o di medio corso, insomma, e cioè quello di definire, per esempio, quante volte l'anno voglio visitare determinati clienti, quante altre volte voglio visitare determinati altri clienti, quanto deve durare la visita su un cliente importantissimo, quanto deve durare la visita su un cliente meno importante, no? Quindi a livello strategico un po' l'impostazione come vedremo a brevissimo, di quello che è il lavoro che voglio sviluppare nell'arco dell'anno, mettiamo, ok? Beh, poi c'è il piano operativo, l'organizzazione della singola giornata, no? Quindi domani mattina quanti clienti e quali clienti voglio visitare e con quali priorità su ciascuno. Nel pomeriggio che giro ho pianificato? Ti rendi conto che il primo livello generale, quello dell'anno,
e il secondo, quello specifico della singola giornata, sono due livelli organizzativi molto diversi. Quindi vedi quanto è ricco e importante tutto il lavoro che c'è da preparare in anticipo, perché quando sarai lì con lui potrai pensare solamente a stare lì con lui. Venendo agli obiettivi, degli obiettivi conosciamo tutti l'acronimo SMART, ed è un acronimo importante, sicuramente una buona base, che ci ricorda che un obiettivo deve essere specifico, cioè non possiamo definire un obiettivo troppo generale, perché altrimenti faremo più difficoltà a stabilire che cosa dobbiamo fare per raggiungere quell'obiettivo. È bene sempre che l'obiettivo sia misurabile, no? La M, e cioè es- espresso numericamente ci consente di misurare ogni giorno quanto siamo vicini o lontani dal raggiungimento del nostro obiettivo. Tutto questo diventa un parametro importante perché ci consente di costruire un piano con dei rimandi che ci dicono costantemente a che punto siamo del raggiungimento di quell'obiettivo. Un obiettivo deve essere achievable, riconosciuto, cioè io ricevo dalla mia azienda un obiettivo, stabilisco che questo obiettivo è importante non solo per l'azienda ma anche per me per tutta una serie di motivi, cioè riconosco l'importanza di raggiungere quell'obiettivo. Realistico, di nuovo anche qui l'abbiamo visto anche nella teoria del goal setting, e cioè se io stabilisco, immagino, penso, credo che un obiettivo sia assolutamente alla mia portata, sfidante ma alla mia portata, questo contribuirà in maniera importante alla mia motivazione. Se al contrario penso che l'azienda mi ha dato un obiettivo che è irraggiungibile, l'obiettivo sta là e probabilmente non eserciterà nessun energia positiva, no? Su di me, sulla mia motivazione, sulla mia voglia di raggiungerlo ogni giorno. Bene anche che l'obiettivo sia tempificato, e cioè che ci sia la possibilità, settimana per settimana, mese per mese, di appunto poterne misurare e verificare con delle milestone prefissate, un breakdown dell'obiettivo generale che può essere ad esempio il trimestre, e quindi una divisione in piccoli sottostep, no? Che mi consentono, ripeto, settimanalmente, mensilmente, a seconda di quello che è i tempi con cui lavora la tua azienda nel settore in cui operi, quello che è lo stato di avanzamento a quella data. In aggiunta a quanto abbiamo detto relativamente all'acronimo SMART in inglese per queste 5 caratteristiche che abbiamo individuato insieme, mi fa piacere discutere con te altri 3 aspetti che ritengo importanti per poter dire che un obiettivo è stato ben formato, ben definito. E cioè il primo aspetto è che il mio obiettivo sia un obiettivo, come viene detto in programmazione neurolinguistica, un obiettivo verso, ovvero un obiettivo espresso in positivo che indica chiaramente quello che voglio e non un obiettivo che indica quello che non voglio. Perché ci sono 2 motivi fondamentali. Il primo è che l'inconscio non riesce a processare le negazioni. Quindi se io dico non voglio diventare come quello scansafatiche, da conscio a inconscio sto mandando un segnale che non è proprio chiarissimo, perché il non, per il mio amico inconscio, è un qualche cosa che fa difficoltà a processare. L'altro aspetto è che esprimendo chiaramente quello che voglio, ogni giorno sarò facilitato ad affrontare sfide, perché sarà più facile tenere la barra dritta, perché quello che voglio è ben definito dall'obiettivo che mi sono dato, che indica, no, che è la barra dritta, insomma, e tutto questo aiuta ad affrontare le sfide, le difficoltà, gli incidenti, no, e quant'altro ogni giorno capita e si frappone fra noi e il raggiungimento del nostro obiettivo. Il secondo aspetto è che io sia il vero e unico responsabile del raggiungimento di quell'obiettivo. Responsabile nel senso che
il poter raggiungere quell'obiettivo dipende effettivamente esclusivamente da me, ok? Perché se ci sono altri attori che possono, diciamo, impedirmi in un modo o nell'altro di raggiungere quell'obiettivo, beh, probabilmente devo riuscire a identificare un obiettivo per cui circoscriva a me la responsabilità, cioè la capacità di rispondere a quel determinato incidente, problema o quant'altro. Eh, Terzo ed ultimo aspetto, misurato, tempificato ed ecologico. Misurato e tempificato l'abbiamo già detto con Smart. Aggiungo ecologico nel senso che è bene che gli obiettivi che stabilisco, che siano importanti nella mia vita o quotidiani di fatturato o quant'altro, insomma, siano sempre degli obiettivi che rispettano non solo me, i miei valori, i miei principi e quello che io sono, appunto, ma anche tutte le persone che sono attorno a me, no? Ecologico in questo senso, ecologico per me, cioè il raggiungimento di quell'obiettivo, non comporta in altre sfere della mia vita delle situazioni di criticità per cui appunto un eventuale appunto raggiungimento dell'obiettivo comporterebbe poi quelle criticità su un'altra sfera della mia vita, per esempio personale o professionale o quant'altro. E sarebbe anche bene che non vi fossero aree di criticità raggiungendo quell'obiettivo, nemmeno per le persone che mi sono immediatamente intorno, perché altrimenti non sarebbero un obiettivo ecologico neanche per loro. Venendo quindi alla prima esercitazione che ho preparato per te, vedi che ti ripropongo il file su cui abbiamo lavorato nella prima sessione, nelle prime macro sessioni, quella sulla classificazione, e vedi che alle prime tre colonne, cliente, fatturato storico e potenzialità, qui te ne ho aggiunta una quarta, che è appunto il numero di visite anno. Due piccole precisazioni: con potenziale 1 si intende basso, 5 alto, come abbiamo detto più volte. Chiaramente tu potrai individuare anche più livelli di potenzialità se lo desideri. E con numero di visite anno si intende un numero di visite con ordine, no? Perché tutto quanto funzioni come si deve. Quando visito un cliente e non trovo il responsabile per gli acquisti e devo ripassare, ok, quella non queste 7, 8, 6, 5, 4 e vedremo scorrendo visite dell'anno, si intende appunto visite in cui sono riuscito a fare l'ordine. Il file che tu trovi nella sessione ad hoc, nella terza macro sessione, potrai scaricare in Excel, è già compilato. Trovi questo esempio che io sto continuando a completare per te. L'invito, come al solito, è fruita questa sessione, prendi il file su cui stai lavorando e continua a costruire te il numero di visite anno opportune per ciascuno dei tuoi clienti, considerando il settore in cui operi. Ok? Bene, vedi che completando con il numero di visite l'anno fino all'ultimo cliente, otteniamo quello che dicevamo prima, e cioè l'aver agganciato al potenziale del cliente, al fatturato suo storico, un piano di allocazione del nostro tempo su ciascun cliente che ci consente di fare un altro passo verso una strategia e direi anche una operatività quotidiana. Ok? Nel file, nelle ultime righe, trovi ecco, dei valori proprio medi buttati giù. Io ecco, ho ragionato su 200 giorni lavorativi l'anno e quindi diciamo fatturato storico quotidiano, stiamo intorno ai 11-12 mila euro. Il numero di visite l'anno, il numero di visite giornaliere sono mediamente 3,5, no? Quindi quello che viene, poi ripeto, da settore a settore può essere molto diverso, ma è un dato abbastanza ragionevole per diversi settori. Utilizzando il format proposto e completandolo con
i tuoi dati, puoi mantenere anche queste formule generali che ti aiutano ad avere un pochettino una linea guida, qualche KPI, come viene chiamati, come vengono chiamati, questo fatturato quotidiano storico che hai sviluppato nel, per esempio, anno scorso, e il numero di ordini obiettivo che ti prefiggi per l'anno che viene, ad esempio. Dunque, con questo primo esercizio di questa terza sessione abbiamo visto in che maniera aver attribuito un potenziale non solo ci consente di individuare i tempi che vogliamo dedicare a ciascun cliente, e ricordati che il tempo è la moneta con cui noi paghiamo, è la moneta che investiamo sul nostro cliente, quindi definire i tempi da dedicare a ciascun cliente, quindi numero di visite l'anno e durata di ogni visita, vuol dire molto, no? Ma tutto questo lo abbiamo fatto appunto in accordo sia al fatturato storico che il nostro portafoglio clienti produce e sia in accordo al potenziale di crescita che abbiamo attribuito a ciascun cliente. Questo significa che il tempo allocato, individuato per essere allocato su ciascun cliente tiene conto di quello che è successo e di quello che noi pensiamo succederà nel futuro. Ora non ci rimane che passare al piano più fattuale possibile, e quindi venendo al secondo esercizio ritroviamo lo stesso file su cui continuiamo a lavorare e vedi che in questo caso si è arricchito di una ultima colonna, cioè quella relativa all'obiettivo che vuoi pianificare ciascun cliente raggiunga nell'anno successivo, nel periodo successivo per cui stai facendo la pianificazione. Quindi, ricapitolando, siamo partiti da un fatturato storico, ok? Un trimestre, quadrimestre, semestre o l'intero anno dell'anno precedente, per esempio. Hai attribuito una potenzialità di crescita da 1 a 5 o da 1 a quello che vuoi. Sulla base di questa potenziale ulteriore di crescita del cliente, hai allocato la tua moneta, il tuo investimento sul cliente, cioè il tempo che vuoi dedicare a ciascun tuo cliente, e questo tempo è espresso in numero di visite l'anno, ok? E indirettamente anche la durata di ciascuna visita, perché è chiaro che i clienti più importanti che verranno visitati, scusami, un numero superiore di volte l'anno saranno anche i clienti su cui le visite dureranno un pochettino di più, no? Stabilita questa allocazione del tuo investimento sul cliente, cioè stabilito il tempo che puoi dedicare a ciascuno di essi, e a questo punto abbiamo definito anche il fatturato che nell'arco dell'anno, del semestre, del trimestre, a seconda della pianificazione che stai facendo, ciascun cliente dovrà sviluppare in quell'arco di tempo. Inutile che ti dica che banalmente dividendo il fatturato per il numero di visite l'anno hai anche una indicazione molto semplice sul fatturato obiettivo di ogni visita su quel cliente. Ok, scorrendo il file in fondo trovi in maniera veramente molto elementare non solo il fatturato medio quotidiano dell'anno scorso, ma trovi anche il numero di visite con ordine medio da tenere quotidianamente, ma trovi anche il volume di fatturato quotidiano obiettivo. Ok, questa può essere un'indicazione utile giornalmente che ti aiuta a capire come si sta sviluppando ogni giornata e ogni visita. In fondo qui hai anche l'indicazione numerica di quanto questo fatturato totale annuo, se stiamo parlando dell'anno, è che tipo di incremento è rispetto al fatturato dello scorso anno. Questo è quanto. Mi raccomando,
dopo questo lavoro fatto insieme, prendi il file su cui stai lavorando e esegui la stessa identica cosa sul tuo portafoglio clienti. Questo file lo riprenderemo tra qualche sessione, quindi continueremo a portare avanti il lavoro che abbiamo impostato. Molto rapidamente sul secondo foglio elettronico hai come sempre la matrice, no? Quindi una rappresentazione grafica di come i tuoi clienti, il tuo portafoglio clienti si va a distribuire su appunto i 4 quadranti di cui abbiamo parlato precedentemente. Con questo terzo esercizio abbiamo concluso le cose più importanti che avevo preparato per te in questa lezione. Facendo un rapidissimo recap, abbiamo parlato di perché è importante organizzarsi nella vendita, abbiamo visto molto velocemente gli obiettivi, come dovrebbero essere e quali sono alcune delle caratteristiche importanti di cui si sente magari meno parlare un po' dappertutto, no? Perché di obiettivi se ne parla giustamente e c'è tanta teoria corretta che ribadisce tanti concetti interessanti. La cosa penso più interessante per te in questa sessione però è stato vedere come lavorare sugli esercizi che poi sei chiamato te a svolgere sul tuo portafoglio clienti e soprattutto abbiamo capito come è possibile passare dalla teoria alla pratica, come è possibile passare dalla classificazione alla strategia, perché una buona classificazione con gli esercizi che ti vado proponendo di sessione in sessione si arriva veramente a capire che cosa fare su ciascun cliente in termini di quanto tempo voglio dedicare a ciascun cliente e in funzione del tempo che voglio dedicare ovviamente ci sarà agganciato, come abbiamo visto nell'ultimo esercizio, un fatturato che poi quel tempo mi deve produrre perché l'ho investito su un cliente appunto per sviluppare del fatturato. Questo è quanto, spero che ti sia utile, mi raccomando lavora tu stesso sugli esercizi nella maniera in cui abbiamo visto insieme, adatta e costruisci i tuoi file Excel sul tuo portafoglio clienti, sfrutta le varie formule o quant'altro ti può essere utile, ma esercitati a pianificare, perché se questa è la tua area di rinforzo, ammettendo che tutto il resto, dalla comunicazione all'empatia, alla capacità di costruire fiducia reciproca col cliente, sono i tuoi punti di forza, beh, rinforzato anche questo punto sei veramente a un bel pezzo avanti. Buon lavoro, ciao!